Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'EDH con un occhio al budget, come sempre coadiuvati dal canale YouTube Dungeon Landers Guide, per una nuova build che prova ad affrontare il formato multiplayer con un investimento contenuto. Nelle nostre disamine passiamo da una build pentacolare a una meno color intensive che punta al color pie Naya, che non gode dei favori del pubblico, almeno per quanto riguarda il multiplayer, per via della scarsa presenza di leggendari intriganti con cui costruire qualcosa di valido. Eppure con questo guerriero e le sue sinergie proveremo a sfatare questo mito, cercando anche di restare su un budget contenuto, provando a valorizzare una tipologia di carte che nei suoi colori possono veramente fare faville, le terre. Questa volta vi parleremo di Azezon, Shaper of Sand. Abbiamo a che fare con una creatura che concentra le sue peculiarità su un tipo di terre, i deserti, che non sono molto diffusi, eppure, come avremo modo di vedere in questa analisi, il potenziale per abusarne c'è tutto. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 3 mana specifici, uno rosso, uno verde e uno bianco, abbiamo un guerriero umano con forza 3 e costituzione 3, che offre 3 abilità, tutte rivolte a valorizzare le terre deserto. Nella prima abilità abbiamo Passa deserti, questa creatura non può essere bloccata fintanto che il giocatore in difesa controlla un deserto. Nella seconda c'è, puoi giocare terre deserto dal tuo cimitero. Infine, nella terza troviamo, ogni qualvolta un deserto entra nel campo di battaglia sotto tuo controllo, crea 2 pedine creatura guerriero sabbia 1/1 rosse, verdi e bianche. Se la prima abilità ha poco impiego, vista la rarità delle terre deserto tra i tavoli del formato, la seconda comincia a risultare particolarmente interessante se inseriremo nella nostra mana base parecchie di loro tra le 99, visto che diverse posseggono abilità che ne facilitano l'ingresso nel cimitero. E però nella terza abilità che possiamo incrementare di molto il value in campo, con una produzione rilevante di token guerriero, così da sfruttare molte enabler che ci permettono di giocare più terre in un turno, con la naturale predisposizione del generale di produrre pedine. Un approccio quindi aggressivo che sfrutta in molti elementi, anche economici, che valorizzano le terre, in particolare questi deserti, dove il nostro Azezon, Shaper of Sand, si muoverà con scioltezza, come il più scaltro dei Tuareg. Nella sua enorme semplicità questo Azezon Shaper of Sand si propone come un ottimo generatore di token, purché nella nostra lista siano presenti un buon numero di terre deserto, che avremo anche modo di giocare dal cimitero con il comandante in campo. Per fortuna nei colori a disposizione avremo diverse scelte papabili, tra Cradle of the Cursed, Desert e Desert of Indomitable. Ne riusciremo a schierare ben 16, dandoci modo di avere una certa solidità, sia per generare nuove pedine, sia per altri effetti che vedremo in seguito. Di certo non ci faremo mancare gli strumenti che possono farci giocare più terre in un turno, come Oracle of Muldaia, che ben sinergizza con il comandante e con una certa predisposizione di alcune terre deserto di ciclarsi da sole, fornendoci con poco un ottimo valore aggiunto. Ci sono persino delle chicche insospettabili, come Ruin Ghost, che ci permettono di rimbalzare un deserto per ottenere nuove pedine, semplicemente con un mana, un costo più che accettabile, considerando che non dovremo neppure scomodare il cimitero per questo effetto. Abbiamo persino un lord di primo ordine per i nostri token guerriero sabbia, grazie a Knight of New Alara, che ne gonfierà le statistiche a dismisura, visto che sono pedine tricolor, offrendoci dal nulla dei 4/4 più che dignitosi, visto anche come li riusciremo ad ottenere. Insomma, le basi per una lista solida nonostante l'investimento contenuto ci sono tutte con questo Azezon Shaper of Sand, alla testa di un esercito che sbucherà dal nulla, come il più abile e accorto dei comandanti. Con quanto visto fin qui, appare evidente che Azezon Shaper of Sand si presta a diverse strategie, incentrate sull'utilizzo smodato delle terre, condito con qualche tech per migliorare o incentivare la produzione di pedine guerriero sabbia, alla base delle nostre vittorie. Vista la necessità di avere in campo il comandante il prima possibile, useremo con profitto tutti i ramp effect possibili con il nostro budget, a partire da qualche mana dork come Avisen Pilgrim, Elvish Mystic e Llanowar Elves, coadiuvati dalla Lotoscopra, che ci darà mana aggiuntivo con il land drop che saremo in grado di finalizzare. Con la necessità di avere obbligatoriamente delle terre deserto in campo o nel cimitero, non possono mancare dei tutori per questi permanenti, a partire da Elvish Reclaimer, Shepherd Monitor, Sprouting Goblin e Splingbrood Druid, che ci possono aiutare in questo compito. Anche con alcune magie, tra Crop Rotation, Arrow e Rolling Regrowth, possiamo incentivare sia l'arrivo di nuove terre deserto, sia il sacrificio di qualcuna di loro, da gettare nel cimitero, potendole poi rigiocare con il generale in campo, così da non perdere mai neanche un land drop. Per ovviare a un problema di molte di queste terre che entrano tappate, inseriremo con profitto Talir Engine, una creatura che ci offre sia un tap effect, praticamente a costo zero, sia un tap effect per qualcosa di scomodo del nemico di turno, risultando sinergica con gli effetti di land drop aggiuntivi presenti nel mazzo.
Come elemento di flavor ulteriore andremo a introdurre una serie di carte di un Diviner, Gilded Skeleton, Nernabout Hydra, Sand Strangler, Seedwinger Naga, Solitary Camel e Wall of Forgotten Pharaohs, che si attivano con la presenza di un deserto in campo o nel cimitero. Sono scelte assolutamente sacrificabili per qualcosa di più costoso ed efficace, ma di ben altro spessore questa Knight of Reliquary, perfetta soprattutto nel late game a colpire l'avversario di turno, visto che non sarà difficile avere il cimitero pieno di terra e deserto. Come ulteriore supporto del comandante per rigiocare i nostri deserti dal grave, avremo a disposizione Ancient Green Wonder, Runabout Excavator, Mina and Den Wildborn e Resplendent Reclamation, tech di sicuro impatto che ci potrebbero fornire in breve tempo molto più mana rispetto ai nostri avversari. E per incentivare questo transito dal campo di battaglia al cimitero, potremo con Goblin Trenches e Zura Orb sacrificare qualcuno dei nostri deserti per rigiocarli in seguito, così da incentivare la produzione di pedine, agevolato dal generale con la sua terza abilità. Per darci un minimo di manforte nell'azione, con nuove carte useremo alcune tech, Trite of Harmony, Near Relate Forming, Secret Rendezvous e Shamanic Revelation, che ci possono fare comodo senza sfigurare rispetto a colori più blasonati o a carte molto più costose. Con quello che il nostro Azezon Shepherd of Sand riesce a ottenere grazie alle terre deserto e alle molte sinergie con le meccaniche legate a questi permanenti, ora non ci resta che valorizzare al meglio la produzione dei nostri token guerriero sabbia per renderli ancora più incisivi. Abbiamo anche la fortuna di avere ulteriori pezzi tra Federal Retreat, Maya per Redguard Protector, Omnath Locus of Rage, Q-Swarm e Titania Protector Argot, di interagire con queste strategie per avere un maggior numero di pedine, magari anche con statistiche migliori in campo, per fare board contro l'intero party. C'è poi un trick molto potente, con Realm Razor, che in sinergia con il generale ci potrebbe offrire a board vuoto un'enorme quantità di pedine, rimbalzando tutte le nostre terre, per un effetto dirompente, purché riusciamo a incastrare sia il cast sia la morte di questa strana bestia. Per valorizzare ancora di più il piano pedine, useremo con profitto Chamberlain Lambert, Jenny Faye, Jetme II e Rumor Gatherer, che ben sinergizzano con il generale e gli altre neble presenti nel mazzo, massimizzando l'arrivo di nuovi token con altri effetti proficui. Per migliorare l'incisività del mazzo ci appoggeremo a Whitney Lordmaster per danni aggiuntivi e Jetmir Nexus of Reveal e Lovisa Cold Eyes per aumentarne le statistiche, trasformando dei semplici 1-1 in qualcosa di decisamente più potente. Non ci mancheranno dei trick sul fronte delle combat con Geode Rager e Marisi Breaker of the Coil che costringono gli bittanti avversari ad attaccarsi a vicenda e Murag Furakum, perfetto per incrementare con i vari land drop aggiuntivi le combat da infliggere all'intero party. Per proteggere il nostro board, soprattutto quando è ricolmo di molti token, avremo a disposizione Boros Charm, Kindare al 48esimo e Your Temple is Under Attack, così da replicare a qualche rimozione, puntuale o globale, verso i nostri pezzi migliori. A nostra volta, per liberarci il campo da paranti scomodi, avremo un auro incantesimo Desert Hold e una serie di rimozioni tra Beast Weaving, Chaos Warp, Generous Gift, Cross and Grip, House of Promise, Path Exile e Sword to Plowshare che ci possono aiutare nelle nostre combat. Infine, per risolvere situazioni complesse con Dusk Dawn e House of Reckoning, andremo a colpire principalmente gli avversari, vista la nostra natura a base token che ben si sposa con queste rimozioni di massa mirate. Con quanto visto finora è chiaro che Azezon Shepherd of Sand ha un ottimo potenziale per soverchiare i nostri opponenti, anche senza investimenti enormi, ma può migliorare molto con qualche carta mirata tra le tante staple a tema terre presenti nel nostro formato. Per un tutore più versatile potremo utilizzare Realms Uncharted, che è perfetta per darci sia terra in mano sia nel cimitero, per un value enorme in combinazione con il generale e non solo, viste le finalità di questo archetipo. Saranno sicuramente ben viste aggiunte basate su Azusa, Loves of Seeking, Dread of Elias Grove e Crucible Awards, oltre a tutte quelle carte che ci permettono di giocare più terre in un turno o banalmente ci danno accesso al cimitero per nuovi e sicuri land drop. Come ulteriore protezione, Sylvan Safekeeping sarà perfetta per i nostri scopi, sia perché si integra con il desiderio di gettare nel cimitero delle terre deserto, sia a tutelare la nostra azione, che si basa molto spesso sul nostro comandante, pietra angolare di questa lista. E visto che spesso scopriremo il fianco con combat massicce, Constance Mist potrebbe risultare estremamente sinergica con il piano agro, impedendo, con il sacrificio di una terra, i danni degli avversari, agevolando la nostra vittoria oltre a risultare uno strumento politico sopraffino nel giusto contesto. Con l'intento di valorizzare il piano principale, carte come Scapeshift e Life from Velom saranno le benvenute, visto che si incastrano al meglio con il desiderio di far entrare più terre in un colpo solo o di andarle a recuperare dal cimitero per land drop assicurati ad ogni turno. Infine, come ciliegina sulla torta nel nostro piano token, Triumph of the Hordes potrebbe essere decisiva per chiusura al fulmicotone di fronte ad avversari increduli che non si aspettano certo di morire avvelenati da una serie di serpenti del deserto agguerriti.
Siamo arrivati alla conclusione di questo primer dedicato a questo Azezon Shaper of Sand. Per una build che fa del comparto terre, in questo caso di tipo deserto, il suo fiore all'occhiello, valorizzando con una spesa contenuta meccaniche solide e collaudate che possono trovare impiego anche in altri mazzi in futuro. Ringraziamo Dungeon Landers Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti, certi di fare cosa gradita ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.